finalmente siamo di nuovo insieme, abbiamo la possibilità di passare qualche oretta a raccontare le nostre passioni, a raccontare le nostre indagini alla ricerca della vera storia, del passato dimenticato da cui veniamo. Siamo stati un po' distanti perché chiaramente ultimamente sono stato un attimino impegnato per la pubblicazione del nuovo libro, Gli Dei del Diluvio, che è il seguito di Prima di Noi. E questa sera, con questa primo seminario, prima presentazione dal titolo Apocalisse Cosmica, vorrei così condividere qualcuno degli spunti, solo alcuni per la verità, che sono contenuti in questo libro, con alcune riflessioni, dandovi anche un attimino un'idea di quello che è il percorso che ho fatto in questo nuovo testo. Si tratta chiaramente del primo di una serie di seminari dove avremo l'occasione di stare insieme e ovviamente i suoi contenuti sono ispirati al libro Gli Dei del Diluvio, ma sono anche ispirati a quelle che erano state le conclusioni e gli argomenti trattati nel libro precedente, che è Prima di Noi, ovvero l'esistenza di una civiltà avanzata, antediluviana, che ci ha preceduto, ci ha probabilmente creato, sicuramente ci ha lasciato un'eredità e qualche vago ricordo, e che poi chiaramente è per qualche motivo scomparsa non soltanto fisicamente, ma è anche scomparsa dalla nostra memoria. E questo è un particolare decisamente interessante perché per cancellare anche la memoria di una civiltà che ha così profondamente inciso nel nostro passato, la nostra storia, deve essere successo chiaramente qualcosa di eclatante e qualcosa di globale, perché è scomparsa dalla memoria di tutti i popoli sulla faccia della terra. Fosse scomparsa soltanto, che so io, nei popoli mediterranei, uno potrebbe ipotizzare una problematica locale, per esempio un cataclisma locale nell'area del Mediterraneo, ma qua ci troviamo di fronte a qualcosa di un ordine di grandezza decisamente più grande, una magnitudo planetaria, perché è tutto il pianeta, è tutta l'umanità intera che soffre di questa amnesia. Per cui mi sono posto l'obiettivo di fare luce su questo passaggio fondamentale della nostra vera storia, comprendere cosa sia successo, perché ritengo che sia un qualche cosa di, per così dire, propedeutico al cammino che stiamo facendo insieme. Quindi capendo quello che è successo, probabilmente, come vedrete, perché ovviamente sono arrivato già a delle conclusioni, si comprenderà molto della realtà attuale e molto chiaramente del nostro passato. Bene, ripartiamo fondamentalmente da dove ci siamo lasciati, quindi è un ideale proseguimento del cammino intrapreso con Prima di Noi. E in Prima di Noi, così come in tanti dei seminari che ho fatto, si sottolinea sostanzialmente la necessità di riscrivere la nostra storia. Eh, Perché dico questo? Ma perché fondamentalmente i passaggi chiave, i passaggi epocali su cui si fonda la nostra storia si dimostrano eh, traballanti, poco veritieri, con le fondamenta di sabbia. Decidete voi come volete definirli, ma sicuramente si dimostrano poco concordanti con quella che è la realtà fisica, scientifica, che si riesce a vedere molto bene ancora oggi sul campo. E quindi questo è un segnale che qualche cosa nella versione accademica della storia decisamente va rivisto, va considerato in maniera differente. Uno di questi passaggi chiave è chiaramente l'inizio dell'attuale civiltà, quindi quando l'uomo ha cominciato fondamentalmente a uscire dalle caverne e da
un cavernicolo che sostanzialmente era dedito alla mera sopravvivenza, ha cominciato a diventare il fondatore di una società stanziale basata sull'agricoltura, a creare una società civile basata sull'interscambio e poi successivamente sul commercio e quindi a sviluppare tutti quelli che sono i crismi della nostra società attuale, incluso ovviamente la tecnologia. E questo passaggio è avvenuto chiaramente con la transizione dal Paleolitico al Neolitico. Questo è quello che ci dice fondamentalmente la nostra storia. Una storia che sappiamo essersi sviluppata, diciamo, negli ultimi 10.000 anni. Fondamentalmente le tracce scritte, archeologiche, su cui si basa la storia accademica che ci è stata insegnata, risalgono fino a 10-11 mila anni fa. Queste sono più o meno le tempistiche in gioco. Quindi tutto quello che è il risultato degli sforzi fatti dall'umanità negli ultimi 10.000 anni è la nostra attuale civiltà, con la sua tecnologia, con le sue regole sociali, con la sua evoluzione, tutto quello che volete. Quindi un lasso di tempo dell'ordine di una decina di migliaia di anni. Beh, si pone immediatamente una questione a questo punto. E la questione è che questa visione storica, diciamo, storiografica, eh, mal si combina con le scienze che studiano l'evoluzione e la presenza sostanzialmente dell'Homo sapiens sul pianeta. Infatti noi ormai sappiamo con ragionevolissima certezza che l'Homo sapiens, quindi noi, siamo apparsi sul pianeta almeno 300.000 anni fa, almeno. Questo non è detto che non possa essere ulteriormente anticipata questa datazione, ma almeno 300.000 anni fa. Quindi l'uomo 300.000 anni fa che camminava su questo pianeta aveva le stesse capacità cognitive e fisiche dell'uomo di oggi, quindi del Neil Armstrong che con quelle capacità e con l'aiuto ovviamente di tutti quelli che lo circondavano è riuscito ad andare sulla Luna. La domanda quindi non può che essere ovviamente basata sulla banale logica. Cosa ha fatto l'uomo nei 290.000 anni che lo separano dalla sua comparsa sul pianeta al momento in cui decise di uscire dalle caverne e nell'arco di 10.000 anni, quindi un arco di tempo molto breve rispetto ai 300.000 anni della sua presenza sul pianeta, andare sulla Luna? Capite che non torna. Logicamente c'è qualcosa che stride, poi per carità potrà anche essere andata così, ma come sappiamo, o perlomeno come chi ha letto prima di noi sa molto bene, ci sono ulteriori altre evidenze che ci fanno ragionevolmente concludere che assolutamente non è andata così. Quindi la domanda è molto semplice, molto logica, perché non abbiamo tracce di un'evoluzione civile, tecnologica in 290.000 anni e poi tutto di un botto è così sbocciata in maniera rapidissima la nostra super avanzata civiltà di oggi. Beh, se noi andiamo a guardare queste tracce, queste evidenze che ci sono sul terreno, che sono arrivate perché ci sono, se partiamo per esempio da quelle più macroscopiche, per esempio la presenza di megaliti o comunque di grosse strutture archeologiche, troviamo con una datazione che di solito viene datata 8.000 anni avanti Cristo, in realtà ci sono insomma, indizi che possa essere anche precedente, ma rimaniamo nei dintorni di 8-9 mila anni fa, prima di Cristo, scusate, troviamo la fondazione di Gerico, che chiaramente è una città con tutti i crismi che ci consentono di dire che sia stata il frutto di una civiltà già avanzata, di una civiltà con una società avanzata. C'erano granai, c'erano costruzioni, diciamo, solide, torri, insomma, era un qualche cosa che sicuramente non era il prodotto di un uomo che usciva dalle caverne.
Quindi c'erano già tutti i segnali dell'agricoltura, della capacità tecnologica, e quindi edilizie, e quindi sicuramente è un primo segnale della nascita di una società avanzata, di una civiltà avanzata. Poi abbiamo tantissimi altri esempi. Uno che mi piace molto citare è Gigantia a Malta, che data qualche migliaio di anni in meno, però comunque stiamo parlando di 1600. anni avanti Cristo, quindi insomma siamo abbondantemente agli inizi del nostro percorso nello sviluppo di una società civile. E poi, se volete, la molto famosa, vorrei dire, Stonehenge in Inghilterra, che data intorno ai 3000 avanti Cristo, se non erro. Quindi sembrerebbe tutto tornare, no? Prima eravamo fondamentalmente dei primitivi dediti alla mera sopravvivenza, dei gruppi familiari non organizzati in villaggi, non organizzati in una società collaborativa, e poi dopo con calma abbiamo cominciato a sviluppare quello che oggi conosciamo molto bene perché è la nostra realtà quotidiana. Bene, la realtà è che negli ultimi 20 anni sono emerse delle evidenze che abbattono clamorosamente questa visione della storia. E una di queste evidenze è Göbekli Tepe. Perché Göbekli Tepe abbatte questa visione della storia? Perché Göbekli Tepe, che è un sito megalittico nel sud della Turchia, ai confini con la Siria, che è stato trovato circa un ventennio fa, anche qualche anno di più, anche se le prime avvisaglie eh, che qualcosa di importante c'era in quella zona, ma vennero clamorosamente trascurate, datano tranquillamente un quarantennio prima. La datazione alla radiocarbonio di questo sito ci ha dato l'indicazione di 11.600 anni fa, quindi 11.600 anni fa almeno questo lasso temporale è l'età di Göbekli Tepe. E la cosa paradossale è che l'agricoltura che si è sviluppata, guarda caso, in quella zona, si è sviluppata dopo quella data. Quindi c'è un'incongruenza evidentissima. Qual è l'incongruenza? L'incongruenza è che per realizzare un complesso megalitico del genere, cioè noi stiamo parlando di cerchi con delle colonne, alcune pesanti diverse decine di tonnellate, dalla forma antropomorfa, disposte con un certo orientamento, ehm, tutte diciamo qualcuna di più, qualcuna di meno, però finemente cesellate. E per creare un complesso di questo genere tu devi avere le risorse che ti permettono di sostenere chi ci lavora a questo complesso. Quindi ci vuole una società già organizzata, dove qualcuno alleva il bestiame o fa il contadino e qualcuno tanto lavora a questo complesso. Diciamo, quindi prevede un'organizzazione già di tipo moderno, che a quei tempi, 11.600 anni fa, in quella zona non c'era. Quindi troviamo di nuovo questa inversione, se volete, temporale, in cui qualcosa che dovrebbe venire dopo in realtà viene prima. E quindi la spiegazione che si potrebbe ipotizzare, che invece sarebbe coerente, è che Göbekli Tepe non è il frutto di questa civiltà, ma è un'eredità della civiltà avanzata ed evoluta che è scomparsa col diluvio universale. Quindi questa è sostanzialmente una delle prime mine che sono state esplose per demolire l'edificio della storia accademica. Fra l'altro, ripeto, la datazione a 11.600 anni fa è stata fatta andando a datare il fieno sostanzialmente che era stato impastato con il fango per creare la malta che diciamo creava questi muretti che si vedono dalla forma circolare che andavano poi a unire tutte queste colonne antropomorfe, ma nulla vieta di pensare che quelle colonne fossero precedenti, mm? Che quindi 11.600 anni fa hanno fatto i muretti, ma le colonne fossero già in piedi tempo prima.
Tra l'altro, questa cosa a me fa venire in mente un altro particolare, e il particolare è che Göbekli Tepe, che ad oggi è costituita da 5 di questi cerchi che sono stati dissotterrati, ma che sappiamo essere non molto di più del 5% di tutto quello che sta là sotto, sotto queste colline brulle, aride di questa zona, perché i georadar, le prospezioni con i georadar ci hanno detto che ce ne saranno almeno 80 di questi cerchi, sono stati tutti interrati artificialmente. Come facciamo a saperlo? Perché i depositi, gli strati che sono stati scavati di questa terra, di queste pietre che nascondevano alla vista Göbekli Tepe, non sono depositi alluvionali, non sono depositi naturali, sono stati trasportati. Quindi una delle idee, a parte immaginare lo sforzo, voi pensate cosa vuol dire creare un'ottantina di queste colline artificiali in un territorio che oggi è veramente impervio, a dire poco. Ma la cosa che mi viene in mente è che, eh, e se fosse che proprio quando venne deciso di interrare Göbekli Tepe per preservarne al meglio la struttura, si decise di fare tutta una serie di muretti, diciamo, per consolidare questi cerchi di colonne, e quindi questo confermerebbe l'ipotesi che Göbekli Tepe potrebbe tranquillamente essere molto più antica di 11.600 anni fa. Mm? Quindi queste sono alcune considerazioni che comunque si potrebbero ancora fare. Ecco, come capite, la storia accademica viene messa in discussione, come è giusto che sia, dalle nuove scoperte, dai nuovi ritrovamenti che vengono fatti. Quindi è una storia in evoluzione. Qui vedete alcune delle immagini eh, molto belle, affascinanti di queste colonne, quella sulla sinistra, la famosa colonna dell'Avoltoio. Molti si sono lanciati nell'interpretazione del significato di queste colonne. Io sinceramente mi astengo per un motivo, insomma, abbastanza semplice, voglio dire, solo il 5% è stato dissotterrato, per cui credo che provare a tirare delle conclusioni, avendo accesso sì e no al 5% delle informazioni che stanno là sotto, è un po' azzardato, quindi non mi astengo ovviamente dallo studiarlo, credo che facciano benissimo tutti a studiarlo, ma tirare delle conclusioni categoriche su cosa rappresentino, per esempio, i vari simboli, lo trovo insomma abbastanza azzardato, anticipato quantomeno. Bisognerebbe attendere un attimo che emergano delle nuove evidenze, come spero emergeranno, anche se gli scavi durano da oltre un ventennio e sembra di essere ancora all'inizio. E Göbekli Tepe non è l'unica mina che ha scosso le fondamenta della storia accademica. Ce ne sono altre meno note perché chissà come mai non se ne parla, ma se vogliamo sono ancora più deflagranti da un punto di vista della potenza che hanno di scuotere proprio queste fondamenta della storia accademica. Per esempio, se ci spostiamo in un'area interessantissima, in questo caso a Java, ebbene, a Java ci sono diverse realtà molto interessanti, una in particolare che si chiama Gunung Padang, che non è una piramide evidente come delle volte vedo dei post che sono chiaramente fake, insomma, si tratta di una collina che se non fosse per la presenza da tantissimo tempo storica sulla sua cima di chiare tracce del passaggio dell'uomo, dell'opera dell'uomo, ehm, penso che a tutti sembrerebbe essere parte normale, naturale del territorio circostante. In realtà sono state fatte nell'ultimo, mh, non nell'ultimo, perché da circa 5 anni le indagini sono state sospese con l'accusa di rovinare un luogo sacro, le ricerche di un brillantissimo archeologo indonesiano che usando tutte le più moderne tecnologie, da misure di resistività ai georadar, prospezioni sismiche, carotaggi, ha investigato su questo sito
e in particolare ha portato alla luce quella che sembra essere una realtà davvero sconcertante, ovvero che sotto questa collina, ancora una volta, quindi a questo punto una collina artificiale, ci sia un'enorme struttura dalla forma pseudopiramidale. E, se già questo non fosse abbastanza intrigante, i risultati che lui ha ottenuto dai carotaggi finché è riuscito a farli, diciamo i carotaggi più profondi, se non erro, si parla di una trentina di metri, quindi insomma ci sono ancora ampissimi spazi di miglioramento. A parte aver identificato alcune cavità all'interno di questa montagna, hanno portato alla luce dei reperti organici che, opportunamente datati e calibrati con il metodo di datazione a carbonio, hanno fornito un'età di 23.600 anni. Quindi andiamo abbondantemente all'interno del Paleolitico. E quindi questo non può che con la forza veramente di uno tsunami abbattere quelli che sono i fondamenti di questo passaggio epocale della storia accademica, che a questo punto non sta più in piedi, perché chiaramente questo tipo di realizzazioni non possono essere l'opera di Cavernicoli per tutte le motivazioni che vi ho già condiviso. Quindi, come vedete, questa storia accademica fa acqua un po' da tutte le parti. E invece, banalmente, con un approccio multidisciplinare, si cominciano invece a costruire, a mettere insieme i vari tasselli di quella che potrebbe essere una storia alternativa. Per esempio, tutta questa regione, diciamo, dell'Indocina, è, dagli studi geologici, è evidente che fosse un tempo una pianura fertilissima. Quindi, quando i mari prima di 12.850 anni fa avevano un livello decisamente più basso, circa 120-130 metri, anche se vedremo che non è proprio così, questa zona che oggi è mare aperto, diciamo, con delle bellissime isole, anche grandi, era in realtà una parte del continente e una pianura che fra l'altro era una pianura fertilissima, si chiamava Sunda, e questa era una pianura fertilissima, irrigata da una moltitudine di fiumi che ancora oggi siamo riusciti a vedere, a riconoscerne il corso sui fondali del mare che oggi occupa quelle aree. Per cui questo tornerebbe chiaramente con la realizzazione di queste opere megalittiche, perché chiaramente questa era una zona, un'area geografica del pianeta in grado di sostenere sicuramente lo sviluppo di una civiltà avanzata. Bene, ci sono, come voi sapete, a me piace molto avere un'analisi di queste tematiche, di questi indizi, da un punto di vista multidisciplinare, ovvero usando più discipline scientifiche per sostanzialmente confutare oppure avvalorare un'ipotesi, una conclusione che eh, stiamo cercando di verificare. E una delle fonti che mi piace utilizzare sono senz'altro i miti e i testi sacri. I miti, come vedrete, come avrete, penso già capito leggendo prima di noi, ma sicuramente vi garantisco, leggendo gli dei del diluvio, non potrete non trovarvi d'accordo con me sul fatto che i miti sono nella stragrandissima maggioranza dei casi la storia vera e gli accadimenti reali raccontati con un formalismo mitico, leggendario. E paradossalmente è la storia che sembra essere la vera leggenda, il vero mito, la storia quella accademica. Ecco, uno dei miti che mi ha sempre affascinato e che si lega molto a tutto quello che abbiamo detto è, diciamo, più che un mito, in questo caso si tratta di una scrittura che è stata trovata su una tavoletta in cuneiforme a Sumer, ed è una tavoletta che è stata trovata in una biblioteca molto famosa, quella del re assiro Assurbanipal, che ne conteneva
a decine, se non a centinaia di migliaia, e che sono state solo parzialmente tradotte. Ebbene, quello che c'è scritto su questa tavoletta, che a qualcuno potrebbe apparire come appunto un testo mitico, una favola, in realtà è una descrizione perfetta di una realtà e di fatti che sono assolutamente accaduti e reali, come vedremo. Il Dio degli scribi mi ha concesso il dono della conoscenza della sua arte. Io sono stato iniziato ai segreti della scrittura. So leggere anche le complicate tavolette nella lingua di Sumer. Comprendo le enigmatiche parole incise nella pietra fin dai giorni che precedettero il diluvio. L'importanza di queste parole è veramente grandissima, soprattutto per comprendere due concetti fondamentali. Uno, che c'è stato un diluvio, diciamo, degno di nota, tant'è vero che viene menzionato e se ne parla, e che ha agito un po' da spartiacque, infatti questo si capisce che precedettero il diluvio, come se ciò che c'era prima non è stato più uguale dopo questo diluvio. E poi il fatto che prima del diluvio esisteva una civiltà sicuramente avanzata, perché comprendo le parole incise nella pietra che precedettero il diluvio, quindi esisteva la scrittura, esistevano i testi prima del diluvio e noi sappiamo benissimo che la scrittura e i testi sono uno dei marcatori chiave per definire una civiltà come avanzata e non più primitiva. Quindi vediamo che i miti confermano anche loro quelle che sono le intuizioni che noi abbiamo anche guardando ad altre scienze. Beh, ai nostri giorni abbiamo delle capacità tecnologiche sicuramente incredibilmente evolute e queste capacità tecnologiche ci stanno permettendo sempre di più negli ultimi decenni di andare ad aggiungere una consistenza multidisciplinare a questa ipotesi che io vi sto condividendo. Il Greenland Ice Sheet Project 2 è un'impresa veramente titanica che è stata svolta negli anni 90, sul finire del millennio precedente, del secolo scorso, e si è trattato di andare a prelevare dei campioni sulla sommità, sulla cupola del Duomo di ghiaccio della Groenlandia. Vedete che GISP 2, quel puntino rosso, sta esattamente, diciamo, nella zona centrale della Groenlandia e proprio su quello che è lo spartiacque di ghiaccio, quindi quello è il punto più alto dei ghiacci, diciamo, centrali della Groenlandia. È stata un'impresa titanica perché diciamo, non è facile fare quello che hanno fatto a quell'altezza, ma perché sono andati proprio in quel punto? Sono andati proprio in quel punto perché quello è il punto dove il ghiaccio si accumula a strati e soffre meno, diciamo, del fatto del processo di compressione e scivolamento verso i lati, che invece è maggiore proprio ai lati di questo duomo. E quindi, siccome l'analisi consiste nel andare a guardare i vari strati di ghiaccio che hanno intrappolato, diciamo, delle informazioni importanti sulle condizioni atmosferiche quando quella neve è caduta, quindi centinaia di migliaia di anni fa, chiaramente poter avere una carota di questo ghiaccio uniforme, dove questi strati non sono scivolati, non si sono sovrapposti, è ottimale per fare un'analisi. E quindi la sommità del Duomo di ghiaccio era il punto scientificamente più adatto per fare questo tipo di analisi. Peccato che stiamo parlando di fare una trivellazione a oltre 3000 metri di altezza in Groenlandia, quindi stiamo parlando di circolo polare artico e stiamo parlando di fare una carotatura che è arrivata al substrato roccioso, quindi che era più lunga di 3 chilometri. Quindi queste carote di ghiaccio sono state trivellate, sono state poi chiaramente estratte, contrassegnate, classificate e immagazzinate in un posto freddo dove chiaramente si possono conservare
per poi essere analizzate. L'analisi consiste, come vi dicevo, nell'andare a identificare strato per strato tutta una serie di informazioni, per esempio, che so io, che tipo e la quantità di pulviscolo presente, vedete che si vedono molto bene degli strati di colore diverso, ma anche le piccole bollicine d'aria che il ghiaccio, la neve hanno intrappolato quando sono cadute, ci danno delle informazioni importanti, per esempio, sulla temperatura in quel periodo, perché dai rapporti degli isotopi di ossigeno si riesce a capire la temperatura di allora. Quindi gli scienziati hanno sviluppato delle tecniche veramente interessanti che, andando ad analizzare queste carote di ghiaccio, ci danno delle informazioni fondamentali sulla nostra storia passata. Le prime tecniche consistevano nel tagliare delle fette trasversali e poi analizzarle. Adesso ci sono dei sistemi incredibili dove la carota viene fusa lentamente in maniera verticale e un sistema automatico continua a fornire i dati, quindi si fanno delle analisi veramente spettacolari. Questa è la nostra moderna tecnologia. Bene, quali sono stati i risultati di queste analisi? Sono stati dei risultati sconvolgenti. Per esempio, questi sono gli andamenti delle temperature del sito, ovviamente, della zona della Groenlandia dove questi carotaggi sono stati fatti negli ultimi 15.000 anni. I dati sono a disposizione per gli ultimi 500.000 anni. Negli ultimi 15.000 anni si vedono dei comportamenti veramente sbalorditivi. Cioè, voi pensate che tutta la discussione che noi oggi abbiamo sul global warming si basa sul fatto che la temperatura del pianeta si è alzata di 1,5 gradi, si possa alzare di 2 gradi. Qui ci troviamo di fronte a degli sbalzi di temperatura che sono dell'ordine di quasi 20 gradi, sicuramente almeno di 15 gradi. Fra l'altro degli sbalzi in cui la temperatura circa 14.000 anni fa ha subito un picco impulsivo devastante, per cui che ha proiettato la temperatura di quelle zone almeno dall'era glaciale più profonda a sostanzialmente gli attuali livelli climatici, per poi dopo di nuovo riscendere in maniera rapida, anche se non altrettanto, diciamo rapida ma non impulsiva, rimanere a livelli nuovamente di freddo intensissimo, quindi il massimo del freddo dell'epoca glaciale, per poi, circa 11.600 anni fa, in maniera forse ancora più impulsiva, salire di colpo e poi, diciamo, con un'ultima fase di salita, anch'essa comunque molto aggressiva, arrivare ai livelli attuali. Quindi questo periodo ha lasciato sbigottiti, perché stiamo parlando di variazioni che poi fra l'altro sono stati confermati essere su base planetaria, perché questi tipi di carotaggi sono stati fatti anche in altre zone del pianeta, non soltanto nei ghiacci, per esempio nelle barriere coralline, che comunque confermano, consentono di ricostruire lo stesso tipo di informazioni. Sono stati degli sbalzi enormi, quindi cambiare la temperatura di un pianeta come la Terra di 15 gradi significa sicuramente la presenza di un enorme cataclismo, di una serie di enormi cataclismi. Non è giustificabile in nessun altro modo, come avremo modo di vedere. Ebbene, questo periodo di intenso ritorno del freddo dopo un iniziale riscaldamento e poi ritorno all'optimum climatico attuale viene chiamato Younger Dryas ed è il periodo che va da 12.850 a 11.600 anni fa. Younger Dryas perché il Dryas è un fiore di tipo glaciale che ormai era scomparso con, diciamo, il primo picco di innalzamento delle temperature dalle Alpi, dall'Europa, ed è invece ricomparso con questo nuovo precipitare delle temperature mondiali. Ebbene, come si spiega questa fase, questo Younger Dryas, che però vi vorrei far notare essere anche esattamente a cavallo di quello che storicamente consideriamo la transizione dal Paleolitico al Neolitico, proprio quel momento in cui noi abbiamo, insomma, sostanzialmente non ci tornano discorsi come Göbekli Tepe, come Gunung Padang ed altri. Quindi
cosa potrebbe essere successo? Beh, per comprenderlo ci vuole, come sempre, l'analisi multidisciplinare. Per esempio, andando a guardare quel periodo, si nota che son successe tantissime cose, tutte di un ordine di magnitudo assolutamente incredibile. Per esempio, guardando la biologia del pianeta, è un fatto sicuramente degno di nota che in quegli anni noi abbiamo la scomparsa di quella che era la megafauna pleistocenica. Quindi tutti quegli animali, diciamo che soffrivano di gigantismo, il più famoso è sicuramente il mammut, ma qui stiamo parlando di decine e decine di generi di animali, non famiglie, generi di animali, quindi all'interno ci troviamo la tigre dai denti a sciabola, troviamo degli orsi che a confronto i grizzly di oggi o i Kodiak che sono diciamo degli agnellini, troviamo il direwolf, quindi il lupo, quello di Games of Thrones, giusto per capirci, troviamo dei bradipi che erano grossi come un X5, quindi stiamo parlando veramente di qualcosa di incredibilmente significativo, no? E stiamo parlando di una megafauna planetaria che viveva sul pianeta da milioni di anni, quindi la megafauna pleistocenica che di botto, sostanzialmente da un punto di vista paleologico, da un punto di vista geologico, istantaneamente è scomparsa dalla faccia del pianeta, tranne un paio di aree, l'Africa e l'India, dove infatti troviamo ancora gli elefanti. Questa scomparsa è quasi inspiegabile, non stiamo parlando di qualche animale che normalmente si estingue, qui stiamo parlando di qualcosa come 34 generi, quindi per genere si intende gli equini, i proboscidati, cioè tutti questi animali sono spariti per esempio dalle Americhe e sappiamo che ce n'erano a decine di milioni di questi animali. Sono spariti improvvisamente. Quanto improvvisamente? Beh, sicuramente sappiamo che 12.850 anni fa c'erano e 11.600 anni fa non c'erano più, quindi lì in mezzo. Ma non è detto che sia stata una scomparsa graduale, anzi, per quello che possiamo ipotizzare dalle tracce ritrovate, la scomparsa potrebbe essere stata anch'essa impulsiva, quindi la loro scomparsa potrebbe essere stata veramente questione di qualche anno. Infatti, il grafico basato sui ritrovamenti fossili delle varie specie ci dà proprio un picco incredibile, ancora una volta esattamente durante lo Younger Dryas. Beh, voi sapete che quando cominciano a accumularsi un po' troppe coincidenze, altro che suonare un campanello d'allarme, per me, come sapete, tre coincidenze sono una prova. E qui credetemi ce ne sono a decine di coincidenze, ve ne faccio vedere qualchedun'altra. In quel periodo la Terra è stata colpita, e quando dico la Terra intendo il pianeta, è stato colpito da incendi spaventosi, incendi devastanti che hanno colpito larghissime porzioni del pianeta ovunque, come se tutto di un colpo un- un piromane dal cielo abbia deciso di appiccare il fuoco ovunque. Pensate che sempre dalle analisi che sono state fatte delle carotature di ghiaccio è emerso, guarda caso durante lo Younger Dryas, un picco dei livelli di ammonio. L'ammonio è un sottoprodotto della combustione di biomassa, quindi foreste, vegetali, anche animali per carità. E casualmente è comparso proprio durante lo Younger Dryas. Quindi questi mega incendi hanno caratterizzato la Terra proprio quando diciamo, abbiamo questo andamento anomalo delle temperature che sono crollate, quando è scomparsa la megafauna. Faccio anche notare che insomma, ci troviamo nella Groenlandia dell'era glaciale, quindi che si trovava nel pieno della calotta glaciale del Wisconsin, quindi sicuramente a migliaia di chilometri di distanza dalle foreste più vicine. E nonostante questo ha registrato una traccia inequivocabile di enormi incendi. Quindi stiamo parlando non di un incendio locale, stiamo veramente parlando di un incendio
che ha colpito in maniera devastante grandissime superfici del pianeta. C'è anche un altro dato molto interessante qui, è l'aumento degli ossidi di azoto, dei nitrati. L'aumento così significativo degli ossidi di azoto può essere fondamentalmente dovuto a poche cause. Una sono per esempio eruzioni vulcaniche, ma in questo caso dovrebbe trattarsi di eruzioni vulcaniche su scala veramente incredibile, o un'eruzione vulcanica locale al ghiaccio, alle carote di ghiaccio che sono state prelevate, cosa di cui non abbiamo traccia. Nessuna delle due abbiamo traccia. L'altra ipotesi possibile è che questi nitrati di azoto questi ossidi di azoto vengono formati nel momento in cui un meteorite entra in atmosfera e scompone l'azoto atmosferico. Quindi questa è una possibile seconda causa. Quindi di nuovo abbiamo un altro indizio che punta in quel periodo, che a questo punto direi diventa il candidato per diciamo, comprendere questa nostra amnesia, che ci indica in maniera multidisciplinare che qualcosa di cataclismico è avvenuto tra 12.850 e 11.600 anni fa. Pensate che 10 milioni di chilometri quadrati della superficie del pianeta si stima siano andati bruciati. Ora, gli Stati Uniti d'America sono meno di 10 milioni di chilometri quadrati, credo 9 milioni e 800 mila, qualcosa del genere. Quindi è come se oggi tutti gli Stati Uniti gli Stati Uniti d'America completamente andassero bruciati in un immane incendio, non rimanesse neanche un pezzo, diciamo, magari del Canada. Quindi capite bene che stiamo parlando di fenomeni devastanti, cataclismici a livello planetario. Pensate che si calcola, sulla base di un algoritmo che è stato messo a punto nell'occasione dell'analisi del meteorite che colpì il Messico attuale e causò l'estinzione dei dinosauri, si calcola che il 9% della biomassa terrestre andò bruciata durante lo Younger Dryas in questi incendi devastanti. Beh, troviamo il fuoco, ma troviamo anche l'acqua. Sempre nello stesso periodo abbiamo tracce in tantissime aree del pianeta di immani alluvioni, veri e propri diluvi universali. Quindi non stiamo parlando dello straripamento di un fiume o non stiamo parlando di un seppur gravissimo tsunami come quello che è accaduto recentemente in Indonesia. Qui stiamo parlando di fenomeni su scale inimmaginabili, che soltanto probabilmente Hollywood riuscirebbe a rappresentare con i loro effetti speciali. Qui vi faccio vedere un esempio, qua ci troviamo sul fiume Columbia, nei pressi di una località che si chiama Wallula Gap. E questo erratic boulder che vedete qui, questo masso erratico che vedete è di granito, un granito bianco che stride palesemente con tutto quello che c'è intorno nella zona, è stato depositato su queste alture a oltre 300 metri d'altezza, quando un'immane cataclismica alluvione ha sostanzialmente sommerso tutto il territorio. Ora, voi vi rendete conto a che livello scorre oggi il Columbia là sotto. Se quel masso è stato sollevato e portato a quell'altezza, vuol dire che quantomeno le acque erano a quell'altezza, ma trovandosi sui bordi, diciamo, del canale del Columbia, vuol dire che tutto quel territorio immane, faremo un seminario in proposito, vi darò una serie di altre informazioni interessantissime. Questo è un capitolo, secondo me, bellissimo, che mi è piaciuto tantissimo. Deciderete voi se è bellissimo, che mi è piaciuto tantissimo dell'idea del diluvio. Si tratta veramente quindi di un diluvio degno del nome di diluvio universale. Ecco, di questi diluvi di acqua che paradossalmente sono contemporanei di questi diluvi di fuoco, della sparizione degli animali, di questi anomali comportamenti della biosfera del pianeta, con questi cali e poi picchi di temperatura, di variazione di temperatura, ne troveremo veramente tantissimi. Quindi
l'evidenza che sia successo qualcosa di drammatico c'è tutta. Ma se è successo qualcosa di drammatico 12.850 anni fa, beh, insomma, da qualche parte deve essere rimasta traccia nelle culture del passato. È difficile che proprio tutto sia andato perduto, che questa amnesia sia proprio totale. E difatti troviamo delle abbondantissime tracce che si trovano però forse quasi nella forma di un messaggio criptato che magari non è stato criptato volontariamente, ma siamo noi che non lo comprendiamo più. Io si trovano in tantissime culture, in quasi tutte le culture, un po' come il mito del diluvio che lo troviamo ovunque. Ma io sono partito dai Maya perché ho trovato degli spunti di altri ricercatori che mi hanno chiaramente indirizzato lì per primi. Quindi la cultura Maya conserva un ricordo di questi avvenimenti veramente forte, anzi tutto sembra ruotare intorno a quegli avvenimenti. Vi dirò di più, che scopriremo come buona parte di tutto ciò che noi abbiamo venerato, studiato, adorato e ancora oggi viviamo, ruota esattamente intorno agli avvenimenti che hanno caratterizzato lo Younger Dryas. Vediamo, partendo dalla cultura Maya, di capire un po' di più e di fare questo passaggio, di questo percorso, di questo filo rosso che ci conduce alla comprensione della vera storia, della nostra vera storia. Michael D. Cole, che è recentemente scomparso 2 anni fa, è stato un grande archeologo, anche uno scrittore, studioso della cultura maya. E lui ci ha lasciato tanti libri, ma io colgo alcuni degli spunti importanti perché poi combinandoli insieme ad altri spunti fornitici da altri studiosi, ci consegnano queste chiavi per decriptare questo messaggio, che è veramente un messaggio, direi un avvertimento più che un messaggio, nascosto all'interno dei megaliti che ci sono su questo pianeta, all'interno delle forme artistiche, dell'arte, diciamo, dei miti, degli scritti che sono giunti fino a noi. Bene, presso gli antichi abitanti del Messico, le divinità degli inferi e gli astri del cielo notturno erano spesso considerati un'unica cosa. Quindi il messaggio che ci ha dato Michael D. Coe con questo passaggio è stato che i Maya consideravano gli astri del cielo notturno come delle divinità cattive, malvagie, divinità degli inferi. Quindi c'era una visione degli astri, che noi sappiamo che i Maya scrutavano attentamente, erano dei formidabili astronomi, era una visione negativa, non positiva. Quindi venivano visti come dei demoni, delle divinità degli inferni. Questo è il primo passaggio importante. Agar Stansbury ci ha fornito almeno 3-4 chiavi per decriptare, diciamo, questo messaggio. Io direi che alla fine di questo passaggio, con le informazioni che ci dà Agar Stansbury, potremo anche fermarci, poi andremo avanti perché più ne abbiamo meglio è, ma ci sono già veramente tutti i messaggi chiave. Agar Stansbury era un etnologo che ha vissuto a cavallo dei 2 secoli scorsi e che ha studiato anche lui tantissimo i Maya. Agar Stansbury identificò nello zodiaco di Akanchek, che è sostanzialmente una zona, un tempio che troviamo nello Yucatan, nell'attuale Messico, ha identificato le Pleiadi, quindi le stelle, la costellazione delle Pleiadi, ehm, Zab-Ek e la costellazione del Toro con il simbolo del serpente a sonagli. Quindi ci sta dicendo che i Maya rappresentavano le Pleiadi, chiamate Zabek, e la costellazione del Toro con un serpente velenoso, quindi il serpente maligno, io direi anche rumoroso, perché secondo me c'entra anche quello, per eccellenza. Quindi c'era una visione da parte dei Maya delle Pleiadi e della costellazione del Toro, attenzione, del Toro,
di nuovo negativa, ed erano identificate con un altro simbolo che ci troviamo costantemente, diciamo, tra le mani. Chi di noi mette le mani nel fango della confusione del nostro passato per cercare di scoprire la verità? Ci troviamo le Pleiadi, troviamo spesso e volentieri il simbolo del toro, troviamo spesso e volentieri il simbolo del serpente, e guarda caso emergono chiaramente anche nella cultura maya. E poi ha identificato un gruppo di stelle chiamate Tzontemok, che cadevano dal cielo nel mese di novembre insieme con un dio della morte. E questo è, perlomeno per me che ho già fatto questo percorso di riflessione, diciamo, ci si potrebbe fermare anche qui. Quindi un gruppo di stelle, che vi ricordo erano essere identificate spesso con i demoni degli inferi, chiamate Tzontemok, che cadevano dal cielo nel mese di novembre, molto importante questa cosa, insieme con un dio della morte. Quindi sicuramente ci troviamo in presenza di un messaggio, un avvertimento, per questo ve lo dicevo, un messaggio di morte, un messaggio nefasto, negativo, che riguarda il mese di novembre, che riguarda le Pleiadi, che riguarda la costellazione del Toro e che riguarda le stelle, un qualche cosa che cade dall'alto. Bene, cominciamo a provare a identificare alcuni di questi simboli nella mente dei Maya o di coloro che li hanno codificati in questa maniera. Questa è la traccia lasciata nel cielo di Chelyabinsk in Russia nel 2013, quando un frammento meteoritico provocò il pandemonio, mandando in frantume migliaia e migliaia di vetri, ferendo tantissime persone. Ci sono le immagini su tutti i social media di questo avvenimento, sicuramente vi sarà capitato di vederlo. Ora, provate un attimino a immaginarvi di guardare questa immagine nel cielo con gli occhi dei Maya, con gli occhi di persone che tutto sommato dovevano cercare di descrivere un qualche cosa, un fenomeno che non conoscevano bene, quindi dovevano ricondurlo a una rappresentazione più reale. Beh, a me sembra abbastanza palese che questo possa in qualche maniera ricordare un serpente nel cielo, quindi non sono per nulla stupito che questi Maya associassero l'immagine di un serpente maligno, velenoso, come il serpente a sognagli, a queste stelle malvagie che cadevano dal cielo. E quindi questo, diciamo, è una spiegazione molto logica del cosa c'entra il simbolo del serpente, perché ci troviamo sempre un serpente che salta fuori quando analizziamo il nostro passato. Interessante che associno però questo simbolo alle Pleiadi e alla costellazione del Toro. Beh, del resto, abbiamo detto che i Mai erano dei grandissimi astronomi. Per esempio, tutta la zona di Chichén Itzá, che è la città sacra dei Maya, è costellata di quelli che sono osservatori astronomici, o in questo caso stiamo guardando il tempio di Kukulkan. Il tempio di Kukulkan è famoso per diverse cose, ma uno dei motivi per cui è famoso è che durante gli equinozi, diciamo, questi gradoni proiettano sul muro di questa scalinata discendente proprio la sagoma di un serpente che sembra muoversi e calare dal cielo verso la terra. Non a caso all'inizio della scalinata c'è proprio la testa scolpita di questo serpente. Ora, la spiegazione ufficiale è quella che il dio Kukulkan scende dal cielo. La spiegazione che invece viene pesantemente convalidata da tutto quello che vi ho già condiviso e che io eh, apprezzo, diciamo, condivido, è quella che sia una rappresentazione di questo evento, questo serpente maligno che scende dal cielo e, diciamo, e porta scompiglio in terra. Potrebbe anche essere una coincidenza, io non credo proprio, anche perché di coincidenze, come vedrete, ce ne sono a decine, se non a centinaia, e sapete bene che quando sono un po' troppe, sono delle prove, non sono più delle coincidenze, delle prove che la storia va riscritta. Come?
Come è una parola in greco antico, sempre per rimanere in questo simbolismo diffuso e mal compreso, mal interpretato. È una parola in greco antico che ha un preciso significato. Significa chioma, chioma proprio nel senso di capelli, di capigliatura. Infatti, chiomato in greco antico si dice cometes, da cui deriva il termine cometa. Perché? Perché la cometa, di nuovo, così come abbiamo visto il simbolo del serpente, può rappresentare per esempio i capelli lunghi di una donna, no? La scia della cometa può, con un minimo di fantasia, rappresentare i capelli lunghi della donna, per cui da lì deriva il nome cometa, che vuol dire proprio chiomato. È forse un caso che queste stelle cadenti di cui ci parla Agar Stansbury, dei Maya, venivano spesso raffigurate con disegni di personaggi dai capelli cadenti? Direi proprio di no, anzi, questo è un altro dei simbolismi della cultura Maya che una volta compresi ci permettono di leggere veramente bene questo messaggio che loro ci hanno lasciato nelle loro forme artistiche, nelle loro culture, nelle loro religioni, mi verrebbe da dire. Ehm, il simbolo dell'omega, che vedremo essere spesso associato in circostanze particolari, esso stesso, se con un veramente minimo di fantasia ci pensate, potrebbe benissimo rappresentare la capigliatura, per esempio, di una donna. E infatti non è un caso che troviamo eh, in parecchi, per esempio, documenti Maya, in questo caso stiamo parlando del codice di Dresda, troviamo le tavole di Venere che contengono dei calcoli esatti sostanzialmente sulla levata di questo pianeta. Il pianeta Venere era associato dai Maya a una stella fumante e brillante, quindi con buona probabilità una cometa. Il suo simbolismo era proprio l'omega, quindi la chioma della cometa. Vedete come tutti i tasselli cominciano a incastrarsi in maniera logica. Quindi il simbolo dell'omega è proprio un simbolo che verrebbe graficamente da associare a una cometa. Il simbolo dell'omega è poi anche il simbolo, per esempio, della dea egizia Hathor. E guarda caso, Hathor ha proprio la radice che significa toro, e infatti il simbolo della dea egizia Hathor era quello di una vacca sostanzialmente, quindi ricordava comunque di nuovo l'associazione con l'animale toro. Quindi ritroviamo al di qua anche dell'oceano la stessa legami fra questi simbolismi del toro, della chioma, dell'omega e vedremo anche di altro che troviamo nella cultura Maya. Quindi questo messaggio, come vi dicevo, non è soltanto dei Maya, è in tutte le culture ed è soprattutto in tutte anche le strutture megalitiche. Quindi diventa sempre qualcosa di sempre più solido, di multidisciplinarmente inattaccabile. Guarda caso, Quetzalcoatl, una delle divinità centro-americane, era conosciuto come una divinità in grado di far piovere fuoco dal cielo e lanciare pietre. Che cosa sono delle pietre che vengono lanciate dal cielo e sono infuocate, se non delle meteoriti o dei frammenti meteoritici? Non so, io ho pochi dubbi. Che spianavano le foreste, quindi non si tratta della notte di San Lorenzo con le stelle cadenti, si tratta di veri e propri meteoriti che impattavano al suolo perché spianavano le foreste. Ed era associata a Venere, quindi si ritrova di nuovo questa strana associazione a Venere che non si capisce molto bene, ma la capiremo fra pochissimo, fra le comete, il pianeta Venere e comunque tutto il simbolismo di cui abbiamo parlato. Sempre nel codice di Dresda c'è una divinità fumante che sorge dagli inferi, vi ricordate gli inferi di Michael D. Coe, e scaglia lance contro le sue vittime ed è associata a Venere. Ecco, le lance o le frecce sono un altro del simbolismo maya che chiaramente identifica le comete o i frammenti meteoritici che cadono dal cielo. Quindi quando le vedrete ricordatevi di questo passaggio perché è importante, è una chiave che serve per
di nuovo decodificare questo messaggio. Susan Milbrat, che è una studiosa vivente, un'assoluta autorità in maniera di studi, in materia di studi sull'astronomia, per esempio dei Maya o comunque delle culture latine, sottolinea come il codice azteco telleriano renensis rappresenti Venere come una stella fumante, quindi ancora una volta, e quindi la colleghi pesantemente alle immagini delle comete. Fra l'altro un testo Maya nei canti di Zibalche conferma questo legame, identificando Venere come una stella fumante. Quindi tutto sembra essere collegato e tornare anche al variare degli studi e degli studiosi. Questa è un'immagine del codice di Dresda e vedete questa divinità, questo dio, che è nell'atto di lanciare delle frecce, delle lance con la punta verso il basso, verso il basso. Quindi questo è il complesso, diciamo, simbolismo dell'arte dei Maya, che però con questi suggerimenti di questi incredibili studiosi assume immediatamente una trasparenza che altrimenti sarebbe stata impossibile. Facendo un passaggio, ne abbiamo già fatto uno parlando di Hathor, la dea egizia, ma facendo un passaggio nuovamente al di qua dell'oceano, ritroviamo gli stessi esatti concetti. La tavola 63 della biblioteca assira di tavolette d'argilla con informe di Rea Subarnipalso, quindi lo stesso che abbiamo menzionato all'inizio, che è contenuta nella raccolta del British Museum, contiene una sequenza di date di levata e tramonto di Venere, di nuovo, descritto come una regina luminosa del cielo cosmico, osservate per 21 anni, e dei presagi astrologici associati a tali eventi. Quindi sembra che i mesopotamici associassero dei presagi. Qui non lo dice che sono presagi negativi, lo aggiungo io perché è estremamente probabile che sia così, legati alla comparsa di questo Venere, che poi vedremo non essere proprio Venere. A spiegarci questa associazione di Venere con queste immagini che invece rievocano chiaramente delle comete sono due astrofisici famosissimi, Club e Napier, sono ancora vivi, hanno i loro anni, credo perlomeno, direi proprio di sì, sì, di recente ho visto qualche cosa, quindi che hanno scritto diversi libri, alcuni veramente bellissimi. Sono due astrofisici, ripeto, quindi abbiamo cambiato disciplina. Ipotizzano che l'antica mitologia legata alla cometa Encke, la cometa Encke è una cometa che ancora oggi torna periodicamente a farsi vedere, quindi è una cometa che conosciamo, che abbiamo studiato, fu trasferita al pianeta Venere intorno al 700 a.C., con l'attenuarsi delle piogge meteoritiche dello sciame del Toro. Casualmente siamo tornati di nuovo lì. Quindi anche la moderna scienza ci conferma questa cosa, che tutto quello che abbiamo trovato legato al pianeta Venere in realtà era una cometa e con molta probabilità era la cometa Encke. La cometa Encke, lo aggiungo io, fa parte dello sciame meteoritico del Toro. Quindi torna veramente tutto, la dea Toro, lo sciame del Toro dei Baia, come vedete è una rete quella che stiamo tessendo insieme, senza assolutamente nulla che non vada a incastrarsi molto bene in questo puzzle che sta cominciando a prendere forma. Rimanendo sempre nel simbolismo, volevo farvi vedere un attimino come non sia semplicemente un qualche cosa legato ai Maya o a un territorio o a un altro, o piuttosto alla loro forma artistica, ma sia un qualche cosa che va oltre. Però per farlo, diciamo, dobbiamo fare magari un piccolo salto. In questo caso stiamo andando in Cina. Questo è un documento antico, rinvenuto cinese, con tutte le possibili rappresentazioni simboliche e grafiche delle meteoriti. Ce n'è una, delle comete, scusate, ce n'è uno in particolare che vorrei portare alla vostra attenzione ed è l'ultimo in basso a destra. Si tratta della rappresentazione di una cometa che in una situazione particolare in cui voi sapete che le comete quando si avvicinano al Sole, quindi quando noi le vediamo,
ehm, cominciano a sciogliersi, quindi creano questa coda fatta di gas e di detriti. Se questa coda non è uniforme, perché per esempio diciamo, i getti di gas non sono uniformi, come in questo caso ce ne sono chiaramente quattro, possono dare origine a un moto rotatorio e noi ci capita di vedere questa forma disegnata nel cielo della cometa. Ma questa forma noi, se fate un minimo di mente locale, la conosciamo molto bene. Purtroppo è una forma associata a dei ricordi veramente tristi, recenti, che hanno colpito l'umanità, ma in realtà è una forma che è presente in tutte le culture di ogni area del pianeta da ben prima che noi la associassimo tristemente al nazismo. Si tratta della svastica, la croce uncinata, che a differenza di quanto qualcuno probabilmente possa credere, come mi è capitato più volte di commentare in vari post che erano stati fatti da altre persone, in realtà è un simbolo astronomico, perché la svastica rappresenta una cometa che è in una fase di outgassing, quindi sta emanando dei gas e assume questa particolare forma. Quindi quando vedrete una svastica, a parte che la mente non può che andare immediatamente alla tragedia nazista, ma pensate che da un punto di vista storico, se la ritrovate su che so io, un reperto indiano piuttosto che di altre culture, non rappresenta assolutamente quello, rappresenta un simbolo astronomico di una cometa. Susan Milbrat, che è la studiosa vivente, che ha scritto un bellissimo libro, Star Gods of the Maya, che raccoglie gli studi di tantissimi altri studiosi. È molto importante raccogliere gli studi di altri, correlarli e metterli insieme. Lei, Susan, l'ha fatto, mettendoci ovviamente anche del suo, e quindi il suo libro mi è piaciuto molto. Mette in evidenza ancora una cosa, un passaggio fondamentale della cultura maya. Lei dice che lei mette in risalto l'analogia simbolica adottata dai Maya tra gli occhi e le stelle. Quindi le stelle sono considerate dei demoni, dei dei degli inferi e i Maya spesso rappresentano le stelle con il simbolo di un occhio, gli occhi della notte o anche occhi della morte. Qui infatti vediamo in una rappresentazione del codice Borgia, vediamo questa divinità che sorregge il cielo, è una divinità che oserei dire sicuramente non allegra, nefasta, questo occhio sanguinolento è anche secondo me rappresentativo proprio di un occhio di morte, quindi è un occhio non, sicuramente che non sprizza vitalità da tutte le parti, e vedete che sorregge il cielo stellato dove le stelle sono rappresentate tutti con questi occhi della morte. Quindi è un simbolismo che troveremo spesso e volentieri nell'arte maya ed è molto importante per comprendere proprio alcune cose. Vi faccio un esempio. Nel codice Madrid, una delle tavole del codice cortesiano o Madrid, quando è stato combinato con l'altro codice, il Troano Codex, vediamo questa rappresentazione. Ci concentriamo su questa piccola parte di questa complessa diciamo, tavola dove si vede quello che è un astronomo. Come si fa a capire che è un astronomo? Beh, innanzitutto è una persona che diciamo, fa quello che sta facendo durante il buio della notte. Si vede molto bene perché è disegnato su uno sfondo tutto nero. Poi è circondato da questi occhi della notte, li vedete tutti intorno a lui, che rappresentano il cielo stellato nel buio della notte. Come si fa a capire che è un astronomo? Lo si capisce da questo bulbo oculare espanso, vedete come se avesse un telescopio che gli esce dall'occhio, proprio a voler indicare a chi guarda questa rappresentazione che questo signore è un astronomo maya che sta scrutando il cielo, le stelle durante la notte. Vedete come con qualche piccolo suggerimento datoci da questi studiosi, anche dei disegni all'apparenza incomprensibili diventano molto chiari. E, e quindi abbastanza evidente, o perlomeno concedetemi che c'è una crescente evidenza del fatto che i Maya, del perché i Maya guardassero costantemente verso il cielo, del perché investissero
una quantità tale di risorse nel creare degli osservatori astronomici che sono meravigliosi e giunti fino a noi, quando probabilmente avrebbero dovuto dedicare quel tempo alla loro sopravvivenza. La spiegazione secondo me è molto semplice, che l'osservazione dei cieli era una questione di sopravvivenza per loro. Guardavano i cieli per comprendere cosa quei cieli gli stavano portando. Questo è un altro famoso osservatorio, sembra addirittura un osservatorio moderno, che è proprio anche lui a Chichén Itzá. In realtà, se torniamo per un secondo all'immagine dell'astronomo, questa immagine, secondo me, a mio personale parere, ci dice anche chi ha dato ai Maya queste conoscenze, chi ha permesso ai Maya di fare questi calcoli astronomici incredibili, chi ha permesso ai Maya di creare i loro calendari complessissimi, chi probabilmente ha fornito anche ai Maya la capacità di fare costruzioni di questo genere. Quindi sostanzialmente chi erano questi saggi, questi personaggi eruditi che hanno portato la civiltà. E lo si capisce molto bene da questo particolare di questo codice Maya, perché basta osservare il colore di questo astronomo, che è un colore, come vedete, azzurro. Ora, chi come me si interessa di queste cose, penso che questo sia un dettaglio che non posso non aver notato. Questo io sinceramente non l'ho trovato su nessun libro, ma è una cosa che mi ha colpito, perché mi ha ricordato immediatamente tutte le altre divinità che troviamo in giro per il pianeta. Qui abbiamo una divinità indiana, ma le stesse cose le troviamo in Egitto e le troviamo in presso tutte le culture. Gli dei, quelli che noi chiamiamo dei, erano sempre colorati di blu. Quindi chi ha concesso queste incredibili capacità ai Maya? Chi erano questi uomini di scienza che hanno dato ai Maya il sapere, le conoscenze astronomiche e probabilmente tutto il resto? Erano gli dei, erano gli stessi personaggi, quelli che noi chiamiamo dei, ma che in realtà loro non chiamavano dei, sono quelli che noi conosciamo come i guardiani, come i Neteru, come i vigilanti, insomma, erano coloro che si prendevano cura, fra virgolette, dei Luluamelu del genere umano. Chi ha letto prima di noi credo che sa molto bene di cosa sto parlando. Vedete come tutte le cose ritornano sempre a galla e sono molto coerenti fra di loro. In questa particolare tavola del codice Borgia, in basso, l'ultima riga, la terza figura partendo da destra, si trova un brillante riassunto di tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Infatti si trova un dio della morte con i capelli sparati, quindi di nuovo l'aspetto della chioma comunque viene messo in evidenza, circondato dagli occhi della notte, dagli occhi della morte, quindi da queste stelle, da questi astri nefasti che cadono, e proprio tutto in basso a destra troviamo il simbolo di Zab-Ek, quindi del serpente a sonagli. Quindi in questa rappresentazione troviamo un dio della morte che cade insieme a delle meteoriti verso la Terra, con la rappresentazione di un serpente che sappiamo essere associato allo sciame del Toro e alla costellazione del Toro e alle Pleiadi. Quindi, come vedete, il messaggio è uno ricorrente e tra poco capirete che essere anche estremamente logico e congruente. Basta leggerlo con un'ottica multidisciplinare e facendo leva sull'incredibile lavoro fatto da tantissimi ricercatori che nell'arco di più di un secolo ci concedono oggi di dare uno sguardo a quella che è la verità. Non toccherò tutti gli argomenti nel dettaglio che ci sono negli dei del diluvio, nel capitolo diciamo, che parla in particolare di questo simbolismo piuttosto che dei Maya, che quindi che analizza questo angolo di questo approccio multidisciplinare. Però ce n'è ancora uno che vorrei condividere con voi perché è molto interessante. Chicxulub è una località dello Yucatan che è famosa per essere l'epicentro del meteorite che 65 milioni di anni fa ha spazzato via dalla faccia del pianeta
quello che era l'animale che dominava quel pianeta, quindi il dinosauro. Non solo quello, tenete presente che circa l'80%, un poco più o poco meno, della vita sul pianeta venne spazzato via da quell'impatto meteoritico. Si trattò di un meteorite di circa 14-15 km di diametro, che colpì proprio quella zona, diciamo, la zona costiera dello Yucatan e le acque antistanti, le basse acque antistanti. Quel meteorite ebbe la forza di spazzare via proprio questi animali che da milioni di anni dominavano l'intero pianeta. Quindi l'impatto di un asteroide di una decina, forse un po' di più, alcuni parlano di 14-15, ha decisamente mutato il corso della vita sull'intero pianeta. Quindi non dovrebbe stupire il fatto che qualcheduno nel passato, evidentemente perché toccato da qualcuna di questi avvenimenti, non da questo, perché questo è vecchio di 65 milioni di altri, ma da altri, temesse e guardasse sempre verso l'alto, perché il pericolo arrivava dall'alto. Questo è il motivo. Questo è un cenote. I cenote sono delle cavità carsiche che si aprono proprio nello Yucatan, nel terreno carsico, e sono spesso molto profonde e piene di acqua. Nella zona di Chichen Itza c'è il cenote sacro che era spesso oggetto di rituali quasi annuali, un po' come la Mecca per i musulmani diventa un sito di pellegrinaggio importante, anche il cenote sacro a Chichen Itza svolgeva un ruolo abbastanza simile. Bene, perché vi faccio vedere il cenote sacro? Perché proprio i cenotes, ce ne sono tantissimi, hanno avuto un ruolo chiave nella ricerca di questa zona dell'impatto del meteorite che spazzò via i dinosauri. Ormai avevamo capito che da qualche parte aveva impattato un meteorite perché ne avevamo trovato le tracce ovunque. Fra l'altro il primo posto dove troviamo le tracce è a Gubbio in Italia, dove troviamo uno strato proprio delle ceneri di questo impatto cosmico, fin quando un gruppo di persone, senza necessariamente che stessero eseguendo questo tipo di ricerca, notò, come vedete, questa forma appena accennata, vagamente semicircolare, e che poi risultò essere sostanzialmente ehm, creata dalla disposizione di tutti questi cenotes dello Yucatan. Quindi anche in altre mappe si nota molto bene che in particolare in quella zona i cenotes sembrano allinearsi tutti su quello che sembra essere il bordo di un semicerchio. Questo accese diverse lampadine e poi, sempre grazie alla moderna tecnologia, per esempio con delle immagini gravitometriche, si comprese che questo cerchio era il cratere di un impatto meteoritico, un cratere di 180 km che si estendeva ovviamente anche nei fondali marini e che era il cratere di quel meteorite che aveva così pesantemente influito sulla vita del pianeta. Ora, quando si lancia un sasso in acqua, sapete che c'è diciamo, uno sbuffo di acqua come reazione all'affondamento del sasso nel punto in cui il sasso è entrato nell'acqua. Bene, quando un meteorite di quelle dimensioni colpisce il terreno a tutti gli effetti è assimilabile a un fluido, quindi si crea questo sbuffo nel punto esatto centrale dell'impatto meteoritico. E casualmente il punto centrale di quell'impatto meteoritico è proprio Chicxulub, questa località importante per i Maya. Perché dico questo? Voi dite può essere un caso. Non è un caso. Non è un caso perché Chicxulub in lingua Maya significa il corno del diavolo e non può essere decisamente un caso, per cui io non ci credo che sia un caso. Quindi sto dicendo che i Maya sapevano che nel passato un enorme meteorite era caduto, aveva colpito e quello era l'epicentro della devastazione incredibile. E lo sapevano perché gliel'avevano detto loro, l'avevano detto gli astronomi, quelli con la pelle blu, i saggi, i portatori della civiltà.
che lo sapevano. Evidentemente lo sapevano perché avevano le tecnologie per capirlo come ce l'abbiamo noi. Mm? Questa è una spiegazione molto logica che poi a qualcuno potrà fare anche rizzare i peli sulla pelle, però non fa assolutamente una piega. Nel codice Dresda troviamo altre rappresentazioni di questo dio cadente, no? Questa è una che ho trovato veramente affascinante. Questo dio ha le sembianze di un animale, c'è una ragione perché ha le sembianze di un animale, ha in mano delle torce accese rivolte verso il basso, si vede anche sulla sinistra un flusso d'acqua che cade, quindi torna anche l'immagine del fuoco e dell'acqua. Ora ve lo faccio vedere come l'ha stilizzato, diciamo, sulla mia copertina, del mio libro, come è stato stilizzato. Vedete che sostanzialmente troviamo tutto il simbolismo di cui abbiamo parlato. Ci sono gli occhi della morte, ci sono le torce del fuoco, c'è l'acqua, c'è questa divinità malvagia che cade dal cielo e poi vedete questa trave a cui lui è aggrappato, questa divinità, e quelle sono scaglie di un serpente, della pelle di un serpente. Quindi troviamo veramente di nuovo il simbolismo Maya che ci passa questo messaggio criptato che ormai per noi non è più criptato, ma è, credo, assolutamente evidente ai nostri occhi. Questo è Zontemok, un meteorite, una cometa, che è con buona probabilità la responsabile di tutto quello che vi ho fatto vedere fino adesso. Se questo che ho appena detto è vero, è chiaro che questo non deve essere semplicemente un ricordo associato alla cultura Maya, ma infatti non lo è. Questa rappresentazione che noi abbiamo del dio Shiva, dio indiano, beh, a questo punto credo che non abbia bisogno di troppi commenti. È un dio cadente che cade dal cielo, è un dio con delle fiaccole in mano, delle torce, delle fiaccole, non saprei come definirle. C'è un cielo pieno di fuoco, insomma, di fiaccole ardenti, quindi di frammenti meteoritici. E c'è soprattutto un bambino che viene schiacciato al suolo, quindi c'è l'umanità che viene colpita, ferita a morte da questo incredibile cataclisma. Se pensate che sia una coincidenza, sappiate che Shiva era il dio distruttore, colui che porta via, colui che distrugge, che sua moglie Kali, la dea Kali, era la dea dell'oltretomba, e che Shiva e Kali trovano un alter ego in Egitto con Osiride e Iside. Quindi nuovamente tutta una serie di evidenze, perché ormai non parlo più di coincidenze, che portano sempre multidisciplinarmente alla stessa conclusione. Ritornando per un secondo ai Maya, questo è un vaso Maya, dove si vede molto bene un'altra rappresentazione sempre dello stesso messaggio, questo Dio cadente in mezzo alle fiamme che cade dal cielo e guardandola stilizzata, noterete che questo Dio cadente che cade dal cielo ha una gamba piegata in una maniera particolare. Poi si trovano tantissime altre rappresentazioni, c'è sicuramente una rappresentazione del diluvio, come la potete vedere, c'è l'immancabile serpente o dragone, come lo si vuole chiamare, c'è l'immancabile scheletro che ha tra le mani una testa mozzata di una persona, quindi c'è l'astronomo, c'è il giaguaro che rappresenta il cielo stellato, quindi il simbolismo Maya emerge una volta compreso ovunque. Ma la cosa che è interessante è di nuovo l'immagine di questa divinità con la gamba piegata che scende dal cielo, con i capelli anche lui, diciamo, fluttuanti, ma è importante notare la gamba piegata. Infatti, se andiamo a guardare un po' in giro di nuovo per il pianeta, ritroviamo immagini come questa, asiatica, che sono né più né meno la stessa rappresentazione Maya che vi ho già fatto vedere in diverse forme che troverete sulla copertina del mio libro Gli Dei del Diluvio. Venendo dalle nostre parti, in Europa, non cambia assolutamente il simbolismo, va semplicemente compreso. Questo è il dio Odino,
quindi siamo nella mitologia norrena, vedete benissimo i capelli fluttuanti, quindi la chioma che rappresenta la cometa, il dio cadente che cade all'ingiù, la gamba piegata, esattamente come nel vaso Maya, esattamente come nella cultura asiatica che abbiamo preso. Questa è un'altra rappresentazione di Odino, è sempre uguale, qui si scorge anche l'acqua verso il basso, quella a cui lui punta con il dito, si scorge anche in cielo un qualche cosa che potrebbe essere una deflagrazione, potrebbe essere qualcosa di molto interessante. Ne faccio vedere ancora una, sempre di Odino, dove si vedono molto bene i capelli ardenti, si vede un'immagine chiaramente terrorizzante, la gamba sempre piegata, ma ne emerge ancora un'altra di immagine importante qui. Ed è la forma di questa specie di albero stilizzato a cui lui ha appeso, che è la forma del Tao, quindi la nostra lettera T. Chi mi farà come sempre l'onore di leggere gli dei del diluvio capirà l'associazione fortissima che c'è tra il Tao e tutte queste cose di cui vi ho parlato, ma se non altro ricordatevi molto bene che Taurus, quindi il toro, deriva proprio da quello, da Tao. Quindi il cerchio assolutamente si chiude e senza ombra di dubbio stiamo parlando di un evento che ormai ha poco più mistero, ha pochi più segreti di fronte a questo tipo di analisi che stiamo facendo. Si tratta di un ricordo planetario che è arrivato a noi sotto diverse forme, sia quelle religiose, come vedrete negli Dei del Diluvio, leggendolo, sia forme, diciamo, della mitologia norrena, come abbiamo visto, quelle artistiche, ma anche, diciamo, quelle un po' più esoteriche. Questi sono i tarocchi, qualcosa che noi conosciamo nella nostra cultura italiana, no? È interessante la carta numero 12 dei tarocchi, l'appeso, perché non possiamo a questo punto non riconoscere tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso, partendo dai Maya, andando in India, andando nel nord dell'Europa, in Asia, ovunque, come vi ripeto, è un ricordo planetario, perché quella fu un cataclisma planetario. Ritroviamo la gamba incrociata, ritroviamo i capelli svolazzanti, ritroviamo questa immagine di luce, questa specie di sole alle sue spalle. Tenete presente che chi descrive l'ingresso in atmosfera di un meteorite lo descrive come una palla di fuoco luminosa come il Sole, quindi quella che noi confondiamo con una rappresentazione del Sole, nella realtà è una rappresentazione della cometa che entra in atmosfera. E anche in questo caso vediamo il simbolo del Tau, della T, che è abbastanza evidente, perché altrimenti l'albero non lo fai così a T, se non vuoi passare un messaggio. Per quei pochi che forse non saranno ancora convinti che non stiamo parlando di coincidenze, ma di un messaggio criptato in ogni cultura del pianeta, vedrete tra pochissimo che sempre usando questa, diciamo, eh, particolarità dei tarocchi, questo messaggio verrà ulteriormente confermato. Questo è un tarocco di una collezione storica stampata a Bologna, dove si vede un altro dettaglio interessante che, di nuovo, chi leggerà gli Dei del Diluvio ricollegherà a tutta una serie di informazioni che stasera non vi ho dato. Ma vedete, le due palle che tiene in mano questo dio cadente sono esattamente la rappresentazione degli occhi della morte o dei meteoriti che stanno cadendo. Chiaramente che si è evoluto, è stato stilizzato diversamente nell'arco dei millenni, ma il messaggio è rimasto. Per chi non ci crede, potete andare a guardare qual è la carta che viene subito dopo questo dio meteoritico di fuoco, di acqua che cade verso l'umanità. L'immagine è quella della morte, una morte che diciamo coglie tutti, poveri e ricchi, indistintamente, quindi non si tratta di una morte selettiva, si tratta di una morte diciamo cataclismica, un terremoto, un'esplosione vulcanica, un impatto cosmico, hanno questo tipo di effetti. E se qualcuno non fosse ancora convinto, prendiamo un'altra rappresentazione della carta numero 13, dove vediamo la morte con una freccia. Vi ricordate? Le frecce che sono dai Maya una rappresentazione dei meteoriti, le frecce o le lance. E poi giusto dulcis in fondo, magari in fondo, magari non troppo dulcis,
questa morte sta in piedi su un astro infuocato, una cometa o un meteorite. Direi che io personalmente di dubbi non ne ho più. Eh, una particolarità, così, una cosa che mi ha attraversato la mente, che non saprei dire quanto possa essere corretta, ma questo scrutare gli astri alla ricerca di un pericolo, quindi alla ricerca della possibilità che sia in arrivo un cataclisma mortale per l'umanità, quindi alla ricerca di un presagio, no? Quello che noi oggi chiamiamo un presagio, in realtà potrebbe essere un tentativo di anticipare, ovviamente, e di poi proteggerci, ma magari andandosi a rifugiare da qualche parte sicura. Io lo trovo ovunque nelle rappresentazioni, cioè queste sono alcune delle rappresentazioni che troviamo storiche nell'arco degli ultimi secoli delle meteoriti. Vedete, qui c'è una meteorite associata con i fulmini, con diciamo un diluvio incredibile, la troviamo associata con incendi, città che bruciano, un teschio che vuol dire chiaramente fa vedere la morte, quella che è sulla destra mi sembrerebbe essere una bara, quindi questa associazione della meteorite con qualcosa di negativo è abbastanza evidente e la troviamo un po' ovunque nelle rappresentazioni artistiche e il motivo è quello che vi ho detto fino adesso. È un messaggio, un avvertimento chiaro che ci viene dalle nebbie del nostro passato e che ci spiega cosa, quantomeno, poi vedremo il come, cosa ha creato la nostra amnesia. Ce n'è una particolare che vi faccio vedere, che è di un libro molto bello che purtroppo è in latino, per cui non riesco a leggere, però le figure riesco a guardarle. Ehm, Questa è una rappresentazione in cui si vede la meteorite stilizzata in una maniera particolare. In inglese la meteorite si dice, scusate la meteorite, la cometa in inglese si dice anche broom star, quindi la stella a forma di scopa. E, credetemi, chi leggerà poi di nuovo gli Dei del Diluvio comprenderà perché sto per dire quello che sto per dire. L'associazione ancora con un altro simbolismo molto noto, per noi è un simbolismo simpatico quasi, ma soltanto per noi nei tempi moderni, nel passato assolutamente non simpatico, è abbastanza evidente. Quindi la strega malvagia che vola nel cielo di notte con la scopa è sicuramente derivata da questo tipo di simbolismo. Dico sicuramente perché, ripeto, qui non vi sto condividendo tutti i passaggi, tutte le informazioni, ma è dimostrato che è così. Quindi guardate quanto ancora, come vi dicevo, nella nostra cultura, nel nostro simbolismo, nella nostra religione, nella nostra quotidianità questo messaggio di quello che è accaduto durante lo Younger Dryas, che ha così pesantemente influenzato la nostra evoluzione negli ultimi 10.000 anni, si trova lì, è evidente, sotto un velo di polvere che basta spostare un secondo per riuscire a comprendere meglio di cosa stiamo parlando.